Ciao a tutti. Ma esiste veramente una donna che fa perdere la testa al narcisista? Ebbene, pare proprio di sì. Si potrebbe avere l'idea che il narciso insegua come ideale di donna una persona vulnerabile, fragile e sola, con il solo scopo di poterla dominare più facilmente, soddisfando così i propri desideri e le proprie necessità di potere e grandiosità. Ma le cose non stanno proprio così. Infatti la donna che fa perdere letteralmente la testa al narcisista è colei che sa gestire intelligentemente i propri problemi e quelli degli altri. In sostanza, una figura genitoriale, oppure una specie di paladina. Ma oltre a queste caratteristiche, quali qualità deve avere questa donna così importante per il narciso? Scopriamole subito. Molto empatica, gioiosa, molto colta, esteticamente attraente, molto forte di carattere, molto ambiziosa, molto preparata nel suo lavoro, economicamente indipendente, con un proprio e importante vissuto, con una grande abilità nel superare le difficoltà della vita, con un forte carisma, caratterialmente solare, difficile da conquistare e da sedurre, sicura di se stessa, con un'altissima autostima, impossibile da manipolare. In poche parole, il narcisista è molto attratto dalla donna con una personalità forte. Tutto ciò lo induce ad affrontare un'autentica sfida con se stesso, cercando di conquistare questa tipologia di donna. Ma il narciso non sempre è così tenace e spesso e volentieri si arrende quando non riesce ad ottenere ciò che desidera. Quindi andrà alla ricerca di una preda più facile da conquistare. Tale preda è la classica donna amorevole, che è l'esatto opposto della sua preferita. Ed ecco quali sono le sue principali caratteristiche. Molto empatica, sensibile, facilissima da manipolare, sempre disponibile, con un carattere docile, in grado di sopportare gli sbalzi di umore del narcisista, molto paziente, senza autostima, facile da dominare, caratterialmente debole, sempre pronta ad appagare i bisogni del narciso, inconsapevole di essere solo un giocattolo umano nelle mani del narciso, pronta ad annullarsi completamente per gli altri, totalmente succube e sottomessa, pronta a perdonare qualsiasi tipo di tradimento, dipendente affettiva, vulnerabile, economicamente dipendente, incapace di ribellarsi, con una storia di trauma o abuso psicologico e fisico nel passato, mancanza di fiducia in se stessa, non in grado di porre dei limiti. Ma scopriamo in che cosa si differenziano queste due tipologie di donne. Il primo profilo è una donna con una notevole autostima. Sa riconoscere i segnali di allarme, ha una forte consapevolezza di se stessa e quindi è meno incline a cadere nella trappola del narciso. Inoltre conosce perfettamente quali sono i suoi limiti, i suoi valori e le sue necessità. Ed è per questo che il narcisista trova non poche difficoltà nel controllarla e nel manipolarla. Il secondo profilo è una donna alquanto insicura, non conosce se stessa, ha una totale mancanza di autostima, non ha consapevolezza e non è in grado di riconoscere i segnali di allarme. Per di più, è facile da manipolare e da dominare, tende a sentirsi spesso in colpa e per questo motivo riesce a giustificare l'abusante
convincendosi che è tutto nella norma, vivendo così una realtà alterata. Ecco perché insisto con il dire che acquisire una buona autostima e una buona consapevolezza è fondamentale per evitare di cadere letteralmente nel tranello infame che il narcisista prepara con molta pazienza. È veramente di estrema importanza saper riconoscere e saper respingere le varie forme di manipolazione, saper ascoltare il proprio istinto, evitando così di vivere situazioni molto spiacevoli, dove poi diventa davvero difficile uscirne indenni. L'autostima è la valutazione complessiva che diamo noi stessi. Possederla significa rendersi meno vulnerabili allo stress e a modificare i propri standard. Vuoi iniziare subito ad aumentare la tua autostima? Allora ti chiedo di prendere un foglio di carta e una penna e di scriverci sopra. Fai un elenco sui tuoi punti di forza. Evidenzia alcuni obiettivi che desideri raggiungere da subito. Ora riconosci la tua unicità e rispondi a queste domande a cuore aperto. In che cosa ti senti speciale? In che cosa ti senti unica? In quali circostanze ti senti più a tuo agio e per quale motivo? Che cosa sogni di fare nella tua vita? Quando è stata l'ultima volta che hai gioito? Quali sono le esperienze di vita che ti hanno fatta soffrire di più? Hai paura di fallire? Quanto temi la solitudine? In questo caso non esistono risposte giuste o sbagliate, devi solamente lasciarti coinvolgere e scrivere ciò che l'istinto ti dice. Devi solo rileggere con calma ciò che hai riportato in quel foglio di carta e ti assicuro che potresti rimanere sorpresa da ciò che acquisirai da te stessa. Impara ad apprezzarti per ciò che sei nella tua unicità, poiché soltanto così potrai brillare di luce propria. Tu sei speciale. E tu che cosa ne pensi di tutto ciò? Racconta qui sotto nei commenti. Ricordati di iscriverti al canale e di attivare la campanella, così potrai ricevere le notifiche dei nuovi video. Grazie per avermi seguita.